Ciao amici, benvenuti sul canale O Troppo o Niente. Ecco, questo è l'esempio tipico del troppo o niente. Ieri un video, oggi un altro video e per alcune settimane nessun tipo di contenuto. Però questo video serve per cristallizzare ciò che insomma ieri Lorena Sambruna, la poetessa, che ha annunciato questa mia voglia insomma di mettermi in gioco nello scrivere un libro di poesie, di una silloge. Ecco, vorrei cristallizzare il discorso che ha fatto lei in merito alla figura di Giuliano Grittini, che insomma non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi illustratori che ci siano in circolazione, ha lavorato con Andy Warhol, Renato Guttuso e insomma chi ne ha più ne metta. Ed è stato amico ed illustratore, amico intimo ed illustratore della nostra compianta Alda Merini. Ebbene, io stamattina sono andato nel suo atelier alle Porte di Milano per incontrarlo, conoscerlo e poi anche ringraziarlo per questa sua collaborazione senza che lui conoscesse di me praticamente quasi niente. E volevo ringraziarlo, sono andato sul posto e a parte che il posto è magnifico, ragazzi, si respirava arte da tutti i pori, come si suol dire, usciva l'arte dai muri, ecco, si respirava proprio arte a tutto tondo e abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Io ho chiesto a Giuliano tra l'altro se potevo in video intervistarlo affinché insomma la sua esperienza, la sua voglia di raccontarsi potesse anche arrivare a voi del canale. È ovvio, non ho 12.000 iscritti e nemmeno 1 milione, ne ho pochi, però insomma pochi ma buoni, come si dice, no? Quindi anche questi pochi possono conoscere, semmai non ne fossero al corrente, chi è questo personaggio incredibile. Io personalmente mi sono emozionato, è stato uno degli incontri più belli che ho avuto nella mia esperienza di vita e quindi insomma spero che riesca ad arrivare attraverso questo video questo messaggio. Tra parentesi, Giuliano mi ha omaggiato di 3 cadeau meravigliosi, adesso tento e spero di riuscire a farveli vedere. Allora, dentro questo quadernino molto bello c'è una illustrazione da lui fatta di Alda Merini, vedete qui mi ha messo anche una dedica meravigliosa. Lo lascio qua a favore di camera, non so come si vede, però insomma questo è il primo cadeau. Poi mi è stato donato un altro libro dove ci sono illustrazioni di Alda Merini con dei personaggi noti, Maurizio Costanzo, Giovanni Nuti, Roberto Benigni, insomma tantissimi personaggi nel mondo dello spettacolo, e in copertina c'è Alda Merini e Giuliano Grittini qua. Questo è il secondo libro, il secondo cadeau. Ecco, vedete nelle pagine ci sono le fotografie, i racconti, gli aneddoti e poi appunto le foto di Alda con questi personaggi straordinari del mondo dello spettacolo, e poi alla fine un libricino dove ci sono delle poesie di Alda e delle illustrazioni. Questo si chiama Alda Merini, Sogno e Poesia. Questa è roba a tiratura limitatissima, non so neanche se si può trovare presso i negozi, insomma in giro. Comunque ecco, io adesso ne sono il possessore, lo terrò come una reliquia, sia perché mi è arrivata da un amico e quindi insomma tanto di cappello a colui il quale mi ha fatto dono di queste cose meravigliose, preziose, e poi perché insomma Alda Merini, io ho tutto di Alda Merini, mi mancavano giusto queste 2 cose, adesso le ho. Posso dire di avere la collezione completa, ecco, pur non essendo un accanito come dire, collezionista di qualcuno, di qualcosa, però in questo caso ecco, penso di avere un discreto numero di oggetti e libri che appartengono alla nostra Alda. Io con questo video di introduzione, che voglio veramente sia di pochi minuti, voglio ancora ringraziare Giuliano Grittini. Adesso, dopo le mie parole, parte l'intervista che ho registrato presso il suo atelier, e poi subito dopo, ecco, Giuliano mi ha anche mandato delle foto via mail e ve le mando in sovraimpressione, insomma, quindi finita la sua chiacchierata, ecco, state lì fino a che non finisce del tutto il contenuto, perché ci saranno delle foto, alcune foto meravigliose. Mi auguro che questa intervista sia di vostro gusto. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, condividete proprio anche questo video perché è molto importante e molto significativo, quindi mi auguro veramente che possa incontrare il vostro gusto. Alla prossima. Ora Giuliano Grittini.
Sono qui con Giuliano Grittini, come avete visto nel video messo in onda lunedì, è colui il quale mi ha disegnato, insomma mi ha creato la copertina del mio libro che uscirà quest'autunno, e però stavolta ho avuto il privilegio di incontrarlo, mi ha fatto insomma conoscere l'atelier dove lavora, mi ha parlato di aneddoti particolari di Alda e non solo, del suo lavoro, della sua arte, del suo impegno, io direi sul sociale, perché l'arte è proprio una socialità e una condivisione. Vuoi salutare i nostri amici, dire qualcosa di te nel caso in cui quei pochi sfortunati non ti No, conoscano? no, ma non credo di essere così importante, credo soltanto nel lavoro che faccio e mi piace molto quello che faccio, quindi trovo che sia importante farlo bene e farlo con passione. Il fatto è che se lo fai con passione non te ne accorgi neanche di farlo. Certo, In quanto riguarda la Merini, la cosa bella che posso raccontare della Merini è che ho avuto siccome io lavoro nel mondo dell'arte praticamente da sempre, da quando sono uscito dalla scuola di disegnatore grafico a Milano, ho cominciato a lavorare negli studi degli artisti e ne ho conosciuti tantissimi, da Guttuso, Fiume, Sarso, Andy caspita. Warhol, tantissimi altri, Rotelle, eccetera, con cui ho fatto tantissimi lavori. La cosa fantastica è che a un certo punto mi è venuta questa idea, visto che poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 ho conosciuto la Merini, ho messo insieme la Merini con gli artisti, anche se magari non si sono mai conosciuti tra di loro. Certo, Però la mia amicizia molto intensa con la Merini è scaturita in diverse cose. Cioè, ho fatto un libro con Aligi Sasso che si chiama un libro un po' diciamo sex, osé, insomma una cosa un po' strana. sì, Sono disegni erotici di Sasso, non volgari ma erotici, certo. con delle poesie inedite dalla Merini, cosa che non è ancora mai uscita. Poi ho fatto il libro con Rotella, che è stato pubblicato per Mimmo Rotella su Marilyn, Sì, perché a un certo punto chiedo a Merini cosa ne pensava di Marilyn e lei mi dice, sai, Marilyn è una donna che ha sofferto moltissimo d'amore come ho sì, sofferto io. certo. E quindi da lì ha scritto diverse poesie che poi sono nate in un libro e poi è stata presentata al Palazzo Reale a Milano, quindi è una Sì, cosa molto bella. E la certo. cosa interessante è che comunque io lavorando con diversi artisti ho fatto con la mia amicizia, sempre riconoscendoli naturalmente il giusto compenso alla Merini, ho sempre fatto queste cose con gli artisti. Ho fatto un libro su San Francesco con le opere di Mimo Paladino, ho Caspita. fatto, non so, per dire tante cose, libri anche un po' particolari, magari che non li trovi facilmente in giro perché sono a tiratura limitata, Certo, tirata assolutamente. pochi esemplari così, però la cosa bella è che comunque quando tu riesci a trovare il feeling giusto con le persone che comunque ti stimano, ti danno energia, eccetera, allora puoi fare quasi tutto, insomma. Questo Infatti. è qua. Poi Allora, con te ho fatto la sì, copertina, mi sembra, sì. ho fatto questa Marilyn che tra l'altro magari tu non lo sai, però sotto c'è No, questo l'ho vista, scritto l'ho di Alda vista. Merini, che è Ah no, quello sì, no, non lo sapevo. è una scritta della Merini che io ho trovato in una poesia che lei mi ha dato, Sì, perché io avevo il compito di andare a trovarla, soprattutto il venerdì, perché il sabato arrivavano i figli, quindi lei mi chiamava, mi diceva portami qualcosa, eccetera. Allora gli portavo dei quadri, dei soldi, qualcosa che poteva anche regalare con grande cuore ai figli, perché si sentiva in qualche modo responsabile, insomma, di tutto quello che era successo. E ho trovato questa cosa che era scritta in nero, ce l'ho l'originale, sì. e io ho trasformato in rosso Ma roba così. da matti, non lo Così è sapevo. una cosa un po' particolare, Caspita, altro che è che. dentro in diverse cose mie, non solo in Non quella, solo in quella, però, però insomma. ci sono questi graffiti, questa specie di scritte. Penso che quella lì è fatta con l'inchiostro perché si vede che si Sì. apre la. Mamma mia, che meraviglia, Quindi è una caspita. cosa così. Guarda, l'ho saputo Quindi adesso. tanti complimenti
viva i musicisti, i poeti Grazie. e i squattrinati come noi, Ah, beh, quello di sicuro. perché noi viviamo di poesia e di arte, però facciamo anche fatica, logicamente, però Però ci sappiamo crediamo sempre. sognare forse più degli altri. Sì, quello, però sai, I sogni non portano è dura. pane. Prima di salutarti volevo che ci raccontassi, anzi mi confermassi quello che succedeva a casa Merini, perché io te l'ho raccontata come se Sì, fosse una cosa inedita, ma tu no, sei io l'artefice della la cosa. prima volta che ho fatto un evento a casa Museo Merini lì in via Emilio Gola, che tra l'altro questa è una ex tabaccheria, quindi si può immaginare in un posto così dove il Comune di Milano ha acquistato questo posto per fare questo museo, che chiamavamo Museo Casa Merini. Sì, E devo dire che a un certo punto, la prima volta che vado, poco dopo che è stata aperta, tra l'altro moltissime cose che sono dentro le ho donate io al Comune di Milano, quindi posso dire che sono anche partecipe in forma anche in attiva. continuativa di Certo. questa cosa. A un certo punto succede una cosa, c'è un musicista, ci sono io, eccetera, e succede una cosa strana, va via l'audio della musica, si spegne, si riaccende la luce e l'amplificatore non funzionava. Sì, E tutti erano un po', perché c'era parecchia gente, in tutti erano un po' agitazione. allibiti, un po' così, un po' no, ma cosa è successo, eccetera. Io dico, ragazzi, a voce alta, lasciate stare, se succede è perché la Merini lo vuol far succedere, non è una cosa casuale, è voluta. Sembra una cosa assurda, però succede e succederà sempre in questa casa, succederà sempre qualcosa che a un certo punto la Merini compare in qualche forma, apre una porta, chiude, sbatte le finestre, va via la luce, non so, qualsiasi cosa succede. E poi ho visto che altri l'hanno riportata come se fosse una storia vera, perché nel vero senso della parola è una storia vera, perché io mi sono accorto che da quando la Merini non c'è più è successa questa cosa, è successo parecchie volte. Quindi, insomma, lei è sempre presente con la poesia, naturalmente, con le sue belle parole, con gli aforismi, con la disperazione, tra virgolette, che aveva, eccetera, ma era una donna felice di vivere, quindi Certo, quindi è penso normale quello che mi sia è successo. normale quello che Evidentemente ha succede. gradito la canzone che ho Sì, sì, dedicato sì, a io me l'ho lei. detto a tutti quelli lì, poi Eh, loro lo riportano tutte le volte che vedo che va lì qualcuno, lo riportano come se fosse, però io gli ho fatto capire che è questa la realtà ok, di perfetto. Casamerini, sarà destinato ogni tanto che succeda qualcosa del genere. Non so cose gravi, però una No, no, presenza anzi, quasi di spirito, no? certo, certo. Poi mi raccontava la Merini che diceva che comunque lì dove abitava lei, in Ripa di Potta Ticinese, sotto nel giardino, sotto Sì, c'erano dei cadaveri, avevano sepolto dei cadaveri, osteria. eccetera, nel tempo di guerra, così. Sì, Poi che è vero o non è vero non lo so, però a lei gli piaceva raccontare anche cose che uno non sapeva se era vero o no, come ad esempio la storia del nudo, no? sì. La storia del nudo è una storia incredibile perché a un certo punto lei, quando l'abbiamo fatta, poi chiama i giornalisti e i giornalisti arrivano, a uno raccontava una cosa, all'altro raccontava un'altra. Cioè praticamente tutti scrivevano qualcosa e nessuno Era sapeva tutto esattamente il diverso. perché. E Certo. questa era la grande genialità della Merini. Lei Sì, raccontava quello che voleva in modo da confondere tutte le acque, no? certo, E certo. questa era la genialità della Merini. Va bene. Allora, Giuliano, grazie di avermi Figurati. ospitato. Ci rivedremo prestissimo, Buon lavoro ovviamente. per il Grazie. libro, per la musica, per Altrettanto a quello che te fai, insomma. per la tua arte, ma ormai dai, siamo diventati amici, ci vedremo Certo, prestissimo. va bene, Ok, un saluto. Ciao. grazie, ciao a tutti.